Ciao, oggi ti parlo di Temporary Access Pass, finalmente disponibile questo nuovo meccanismo che risulta molto utile in alcune situazioni specifiche. In questo video quindi ti racconterò che cos'è, come funziona, in quali situazioni è utile e soprattutto perché può essere considerato un metodo di autenticazione forte. Il Temporary Access Pass è un codice temporaneo creato e rilasciato da un amministratore che rispetta i requisiti di autenticazione forte e che viene rilasciato per i seguenti scopi. 1. È perfetto per fare l'onboarding dell'utente verso altri metodi di autenticazione forte o passwordless. 2. Per inizializzare un dispositivo autopilot, o per inizializzare un Windows Hello for Business o per fare un Azure AD Join. 3. Come metodo di recovery nel caso in cui l'utente abbia perso il suo smartphone o abbia perso la chiavetta FIDO2 o non sia in grado per un qualunque motivo di utilizzare i suoi metodi di verifica passwordless. Il tutto, attenzione, senza utilizzare la password. Ti starei chiedendo, se questo codice è una stringa di testo che in un certo senso bypassa l'MFA e i metodi di verifica, in che cosa differisce dalla password? Domanda lecita, la risposta però è che il Temporary Access Pass è un MFA e rispetta tutti i requisiti di autenticazione forte perché 1. Il codice può essere creato e rilasciato solo ed esclusivamente da un amministratore. 2. Il codice verrà distribuito attraverso un canale sicuro e confidenziale all'utente, come ad esempio il telefono, c'è quindi una comunicazione diretta tra amministratore e utente. 3. Il Temporary Access Pass, come dice il nome stesso, è temporaneo e quindi ha una scadenza temporale ben definita, puoi addirittura impostare che sia monouso. Dopo questa lunga introduzione, ora finalmente vediamolo all'opera. Ho predisposto 3 utenti con situazioni differenti di multifactor authentication e di registrazione dei metodi di verifica e di contatto, giusto per mostrarti come cambia l'esperienza finale a seconda della situazione di partenza. Ti darò i dettagli mano a mano che andiamo avanti nel video. Prima però vediamo come attivare questa funzionalità dal portale di Azure AD. Portale di Azure AD? Sì e no, noterai guardando il video che sto già utilizzando Microsoft Entra come punto d'ingresso per la gestione dell'identità eccetera eccetera. L'ho fatto prima di tutto per prenderci un po' di confidenza io, per iniziare a entrare un po' nell'ottica di usare questo nuovo strumento. Secondo motivo, per far prendere un po' di confidenza anche a te. Perfetto, ora siamo pronti e possiamo iniziare ad attivare la funzionalità di Temporary Access Pass sul portale. L'hai già letto nelle note, ma lo ripeto, a questo punto non abbiamo ancora creato nessun codice, nessun Temporary Access Pass, abbiamo solo attivato la possibilità di usare questo metodo. Il Temporary Access Pass va creato sulla scheda di ogni singolo utente che dovesse averne necessità. Adesso vediamo come. Perfetto, abbiamo creato e assegnato un codice temporaneo per la nostra amica Bianca. Ora però coinvolgiamo altre persone e vediamo qual è l'esperienza utente in differenti casi di attivazione o meno della multifactor authentication e in differenti situazioni di registrazione dei metodi di contatto e di verifica dell'identità. Primo caso, Alex. Alex non ha nessun metodo di verifica registrato e nessuna policy di multifactor authentication che viene forzata sulla sua utenza. Vediamo l'esperienza. Come
si poteva aspettare, per Alex è andato tutto liscio, Alex ha tirato proprio dritto. Vediamo ora come si comporta la nostra seconda utente, Bianca. Per lei c'è una policy di conditional access che forza e richiede la multifactor authentication, ma Bianca è un'utente nuova e quindi non ha ancora registrato nessun metodo di verifica né di contatto. Visto? Questa è una di quelle situazioni in cui il Temporary Access Pass è più utile, l'onboarding di un utente verso metodi di autenticazione forti e passwordless. Vediamo ora come si comporta la mia utenza, che è sotto policy di MFA e per la quale ho già registrato Authenticator App e un numero di telefono. Anche in questo caso, come hai potuto notare, ho tirato dritto come se nulla fosse. Ora che l'hai vista, come trovi questa funzionalità di Temporary Access Pass? Ti sembra utile? Parliamone insieme nei commenti qui sotto. Come sempre, per approfondimenti ti lascio qualche link qui sotto in descrizione. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale YouTube, seguimi su LinkedIn o sul mio blog itspecialist.pro. A presto, mitico!